Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo, bentornati anche oggi nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi farò la recensione e l'unboxing del mio primo traforo elettrico. Mi è presa questo desiderio, l'ho ordinato su Amazon, l'ho pagato 89,95 euro. Questo è il modello TCSS 405E. Fate attenzione quando lo ordinate che vi arrivi l'ultimo modello, perché la sigla è uguale per 3 modelli almeno, però potrebbe arrivarvi il modello, uno dei 2 modelli precedenti a questo di qua. Quindi ci sono delle differenze che riguardano l'aggancio praticamente della lama per tagliare il materiale che abbiamo deciso di lavorare. Allora faccio questo unboxing e lo scopro assieme a voi. È il mio primo traforo, non ne ho mai utilizzato uno, quindi assieme a voi vedremo come funziona. Allora taglio i sigilli, quindi apro la confezione. Perfetto, sulla parte alta c'è il polistirolo, non buttarlo immediatamente perché c'è una lama in un'incavatura. Qua c'è il traforo che è posizionato semplicemente poggiato all'interno con il piano di lavoro già inclinato. Lo estraggo. In un altro angolo del polistirolo della parte inferiore c'è la protezione da mettere sulla parte frontale e il tubicino per l'aria, più i piedini antiscivolo in gomma. C'è anche il libretto di istruzioni come sempre da leggere e poi da conservare perché ci torna utile per più occasioni, quindi sia manutenzione che assistenza eccetera. Allora adesso cambiamo inquadratura e procediamo dall'alto. Allora ragazzi, possiamo procedere con la rimozione dell'imballo. C'è questo cellophane protettivo e questo è il traforo che, pur essendo imballato per bene, però è molto sporco. Non so se è un reso, perché obiettivamente guardando ha delle parti in cui manca il colore, è abbastanza graffiato sulla parte bassa e ci sono non lo so, mi sembrano residui di segatura. Vabbè, continuo, mal che vada, se ha dei problemi mi avvarrò del diritto di recesso. Però il pianetto sembra nuovo, non sembra utilizzato. Io apro il vano laterale per vedere se ci sono presenze di segatura. Sembra nuovo, però obiettivamente la, la cosa lascia un attimino sospettare perché la parte esterna è molto sporca. A questo punto mi viene il dubbio che questa base sia stata tenuta in qualche deposito nella lontana Cina senza le dovute attenzioni e quindi sia sporco, perché comunque anche se fosse un reso penso, immagino che almeno da loro stessi si sarebbero occupati della pulizia. Comunque, a che è aperto vi faccio vedere pure come funziona. Praticamente c'è un motore, comanda un'oscillazione di questo braccetto che tira con sé anche quello in alto. Questo provoca il movimento della lama. È un movimento semplicissimo, una tecnologia molto base. Lo chiudo e continuiamo. Dovevo per forza fare questa verifica perché la prima cosa che mi viene in mente è quella di ritornarlo indietro, perché se è un reso o ti sei pentito del prodotto oppure il prodotto stesso è difettoso e di conseguenza un prodotto che non funziona non me lo prendo. Quindi spero che sia, se dovesse trattarsi di un reso dovuto al pentimento di un acquirente che ha trovato di meglio, comunque si è pentito dell'acquisto che aveva fatto e questo non presenta dei difetti, va bene? Che dobbiamo fare? Questi sono i nei degli acquisti online, purtroppo. Allora, prima di tutto metto i piedini, anche i piedini sono nuovi, quindi mi vado convincendo, mi illudo che si tratti di un prodotto nuovo. Allora, vediamo di installare pure la protezione. Dobbiamo svitare queste due viti. Allora ragazzi, questa è la protezione appunto montata sulla staffa che regge
protezione e guida c'è un pomello che ci permette di bloccare questo pistoncino. Sulla stessa staffa c'è un beccuccio. Questo beccuccio emette dell'aria che preleva da quest'altro beccuccio, che permetterà di rimuovere tutti i trucioli che si vanno formando durante il taglio. Da quest'altra parte invece c'è questa levetta che ci consente di regolare la tensione della lama. Quindi in base alla tensione che vogliamo dare noi alla nostra lama dovremo agire su questo, ruotandolo verso sinistra. In questo modo la lama sarà molto più morbida. Ruotandolo verso destra la lama risulterà più rigida. Quindi più lo ruotiamo, più diamo tensione alla nostra lama. Perfetto. Allora, non vi ho detto i dati tecnici, ve li leggo adesso. Tensione di rete 230 volt, potenza assorbita 120 watt, numero di giri a vuoto da 400 a 1600 regolabili tramite un pomello che ora vi farò vedere. La corsa della lama è di 14 mm, ha un tavolo orientabile da 0 a 45 gradi verso sinistra, le dimensioni dello stesso tavolo sono di 408 mm x 250 mm, la lunghezza della lama è di 127 mm, profondità 46 mm, altezza taglio a 90 gradi 52 mm, a 45 gradi invece 20 mm, il peso totale dell'utensile è di 13 kg. Va bene, vediamo ora di collegarla alla rete elettrica e vedere intanto se funziona, dato che ho il dubbio che possa trattarsi di un reso. Dopodiché come funziona, come si avvia, eccetera. Come possiamo vedere sulla parte bassa del traforo c'è l'ingresso per l'aspirapolvere, in più ci sono il tasto per l'accensione, il tasto per lo spegnimento e la regolazione della velocità. Quindi io lo accendo e si muove molto lentamente perché è messo al minimo. Più ruoto la manopola, più il numero di giri, di corse praticamente va aumentando. C'è da dire che vibra parecchio ed è rumoroso. Allora, vediamo di fare subito un taglio. Ho preparato una sagoma di una chiave inglese, ma è la prima volta che io utilizzo un traforo, quindi non so cosa ne uscirà fuori. Allora, la regolazione intanto della guida va fatta in modo da permetterci lo scorrimento della lama senza frenarla, quindi lasciamo un paio di millimetri circa, verifichiamo da entrambi i lati. Ok. Dopodiché lo avvio ad una velocità intermedia e provo a fare questo taglio. Purtroppo si muove, quindi va assolutamente fissato, perché sennò dovremmo inseguirlo per il nostro ripiano. Ok, ho fatto la prima parte. Per fare la parte posteriore devo praticare un foro, dopodiché smontare la lama e poter inserirla all'interno del foro per fare questa forma. A differenza
di quelli che vi dicevo, con lo stesso codice ma con forma differente. Questo ha la possibilità di utilizzare sia le lame che abbiano i piedini, quindi il sistema di fissaggio tramite l'aggancio delle sporgenze dei piedini laterali, sia le lame che vengano strette dalla morsa. Questa è una lama con i piedini, quindi per poter utilizzare questa lama su un foro come questo, che è piccolo, non avremo possibilità di far passare i piedini perché non passano attraverso questo foro. Quindi o facciamo un foro più grande oppure siamo costretti a utilizzare delle lame più sottili che ci permettono di essere strette dalla morsa praticamente qua dentro. Dopodiché posso procedere con il taglio della forma della chiave a cricchetto. Per sostituire la lama dobbiamo smontare, come abbiamo fatto poco fa, si apre il cutter. Per inserire la lama sottile dobbiamo svitare questa brugola che consentirà a questa morsa di allargarsi, dopodiché inserire la lama al suo interno. Ok. Dopodiché si può stringere nuovamente la brugola, quindi posso inserirlo, dopodiché posso bloccare nuovamente la lama all'interno di questa morsa. Ok. Ok, quindi posso rimuovere di nuovo la lama dalla parte alta e vedere come è venuto questo lavoro. Va bene. Bene ragazzi, dopo aver fatto la prova di questa, questa chiave, proviamo a fare anche un taglio su un pezzo di abete da 1,8 cm e vediamo come va. Questo taglio con questa forma un po' strana, comunque è riuscito a farlo tranquillamente anche su un pezzo di legno da 1,8 cm. Proviamo anche il taglio a 45 gradi. Sono consapevole che non riuscirei ad avere assolutamente la padronanza di dare un taglio dritto, dato che il pezzo non ha alcuna guida che lo regga. Per fare un taglio a 45 gradi dovremmo avere noi la bravura a mantenere il pezzo immobile. È quasi impossibile. Questo è il massimo che io riesco a fare a mano libera. È storto, non viene bene sicuramente. Se ci fosse una guida sarebbe più facile, però la lama comunque morbida non garantisce a mano libera una buona precisione. Potremmo creare con dei morsetti una guida, ma non è sicuramente da fare. Cioè, se cercate un utensile che possa sostituire una sega a nastro o comunque utilizzarlo per lavori di precisione, lasciate perdere, perché serve solamente a fare dei lavoretti di traforo. E allora ragazzi, traiamo le conclusioni su questo traforo della Enel. Sicuramente funziona, abbiamo visto che si avvia, anche se ha un attimo di esitazione nel momento in cui lo accendo, non sempre però. È capitato già un 3 o 4 volte che non ha la partenza fluida come all'inizio. Quando l'ho acceso inizialmente è andato bene, poi man mano si è presentato questo problema, quindi adesso devo testarlo un pochettino per vedere come va. Queste sono le prime impressioni. Ho realizzato questa chiave inglese per gioco, per vedere se riuscivo ad avere manualità, e sono le prime volte, ci sono diversi errori nell'esecuzione, ma l'ho fatto per scherzare, non mi interessa utilizzarla. Poi delle forme leggermente più complesse, è riuscito a farle lo stesso bene, però ripeto, ci vuole padronanza. Io posso limitarmi a dare le mie impressioni. Per me va bene, è costato solo 90 euro.
e secondo me fa bene il suo lavoro. In mano ad una persona che lo acquista per la prima volta può dare delle piccole soddisfazioni. Mi avete chiesto di recensirla, vi ho fatto vedere come funziona la rumorosità, il problema dell'avvio, che grazie a Dio al momento non sta facendo più, come si monta, come si cambiano le lame, il collegamento per l'aspirapolvere non ve l'ho fatto vedere, ma va collegato praticamente il beccuccio dell'aspirapolvere sulla parte bassa del traforo, in questo modo, così aspira la polvere che si va formando e che si accumulerebbe giù. Come si regola l'altezza della guida e basta, diciamo che su questo traforo ho detto praticamente tutto quello che si può dire nelle prime impressioni. Ci saranno video più avanti, man mano che io imparerò a utilizzarlo, in cui realizzerò qualcosa con questo traforo, e se dovessi notare dei pregi particolari o dei difetti per i quali mettermi in guardia prima dell'acquisto, sicuramente lo farò. Comunque fate attenzione al modello, ordinate l'ultimo, quindi dalla grafica dell'immagine lo capirete, vi lascerò il link pure in descrizione per poterlo acquistare, e comprate quello che abbia la morsa e non soltanto il piolino per mettere la lama con appunto i chiodini laterali. Ragazzi, detto questo vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi do appuntamento alla prossima recensione e ricordatevi di attivare le notifiche cliccando sulla campanellina qua giù e di iscrivervi al mio canale. Ciao e alla prossima!